Ciao a tutti amici, in questo video volevo capire se era possibile riparare questo tipo di lampada a LED. Allora, diciamo che all'inizio ha cominciato a dare dei segni di tremolio, poi a un certo punto, dopo un po' di giorni, ha cominciato a lampeggiare come una lampada stroboscopica, tipo quella delle discoteche. E a questo punto ho dovuto sostituirla. Allora, io l'ho già aperta e ve la faccio vedere subito smontata, poi andremo a vedere se... Allora, questo è praticamente, fate un po' di leva, è solo incollata qua con delle, sembra silicone. Qua l'ho già scollegata. Ok, vediamo un po' di allora, vediamo un po' di questo colore scuro, che secondo me potrebbe essere stato la fuoriuscita diciamo, dei vapori del condensatore, perché non penso che in origine sia stato tutto così marrone qua in questo punto. E togliendo questo pezzo ho visto che la scheda era qua all'interno. Io l'ho tirata con forza con una pinza perché non sapevo come farla uscire, perché qua è tutta, diciamo, è cianfrinata con dei puntini. Allora ho provato a tirare con forza qua e alla fine mi si sono staccati i fili, questi due fili, che vanno collegati, diciamo, sul fondo del filetto della lampada. Allora, a parte che non riesco a capire come possano aver fatto questo collegamento con quei fili qua con le due polarità della lampada, perché questa, diciamo, entra fino a un certo punto e poi non va più in là. Questo esce solo da questa parte, o che hanno lasciato i fili lunghi e poi in qualche sistema hanno messo questo collegandolo. Non vedo proprio come possano averlo fatto. Vabbè, comunque togliendo la scheda si vede già che questi due condensatori, vediamo subito. Allora, questi due condensatori si sono gonfiati, uno e uno 2. Adesso io proverò a cambiarli e a vedere se va la lampada. Ma il problema resta poi il collegamento diciamo, al filetto della lampada, che non so come si possa fare. Allora, io la lampada l'ho già cambiata, diciamo, ma ho voluto solo provare a fare questo esperimento per vedere se era possibile fare una riparazione. Adesso qua c'è anche, visto anche una pista che si è staccata probabilmente prima nel toglierlo, perché la lampada funzionava ancora, ma lampeggiava tipo alla frequenza stroboscopio, tipo di discoteca. Niente, proviamo a cambiare questi due condensatori. Allora, uno, altro qua. Qua ci va il meno. Il meno abbiamo detto che va di qua. Ora io ne metterò due più grossi però alla fine 100 volt 68 microfarad, e questo un 100 volt 33 microfarad. Se è un pochino più grosso di microfarad non dovrebbe succedere niente. L'importante è che la tensione sia uguale a quella dell'altro condensatore. Allora vediamo se riusciamo a inserire questo condensatore, che lo vedo un po', potrei saldarlo anche così. Questi sono condensatori che ho recuperato su altre schede. A me piace recuperare
i componenti. Fin da piccolo recuperavo i componenti elettronici, anche se non sapevo cosa farne, però mi piacevano proprio i componenti come erano fatti. Allora vediamo se riusciamo anche solo così. Siccome che faccio un po' di fatica, cambio sistema, li saldo dal dietro che sa che faccio prima. Allora, ok, questo è saldato qua, questo è saldato qua, c'è un po' di stagno qua. Okay. Questo lo saldo qua e questo lo saldo qua, ok, almeno così faccio più la svelta. Allora, diciamo che meno, il meno si trova qua, infatti fa vedere il simbolo del meno qua, il simbolo del meno qua, e il meno corrisponde, ok. Adesso farò una cosa di questo tipo, lo rimonterò su questo suo supporto, perché il LED va dissipato, cioè praticamente non può funzionare così da solo, perché si scalderebbe subito e si brucierebbero i LED. Dunque va montato sul suo supporto qua per dissipare tutto il calore. Un'altra cosa che volevo dirvi, secondo il mio parere questa lampadina è durata così poco perché viene montata, diciamo, almeno nel mio lampadario viene montata così, viene montata così. Essendo montata così e non verso l'alto, cosa succede? La scheda è dentro all'interno qua, ok, e si prende tutto il calore, diciamo, del LED. La scheda viene investita tutta dal calore del LED, perché il calore sale. Infatti vedete qua che è tutta marrone e invece di qua è ancora verde la scheda. Non so se si riesce a vedere. Vedete che qua è tutta scaldata, tutta marrone, e dall'altra parte è il colore originale verde. Questo perché, essendo montata così la lampada con il suo diciamo, la sua plastica sotto e il filetto sopra, la scheda dentro qua e il calore lo prende tutto. Se l'avessimo montata su un lampadario che fosse stato al contrario, secondo il mio parere sarebbe durata molto di più. Ora andiamo a rimontare la schedina e vediamo se funziona. Rimettiamo questo qua per isolare un po' dal metallo. Vediamo se riesco a inserire sui due fili. Sarà una cosa un po' impresa, un po'. Ok. Perché è fatto proprio tutto diciamo con poco spazio. Adesso qua almeno chi si ricorda. Allora almeno dovrebbe essere questo, che l'ho segnato 2 volte. Vediamo se almeno il meno va di qua. E voglio assicurarmi che sia almeno sia questo. Ok, il meno è quello lì. Ok,
il meno lo collego qua. Ok, e più lo collego di là. Ok, rimettiamo le sue due vitine. Ok, le sue due vitine. Allora, ho solo puntato questa vite per tenerla un po' contro. Allora, vediamo. Ok, perché le sue due vitine, sono queste, vanno a inserirsi in quei fori qua, dunque bisognava montare anche il pezzo di plastica, ma a me interessa solo vedere se funziona, quindi attaccherò il 220 qua e vediamo se funziona tutto. Vedete? Allora, dovrebbe essere tutto isolato, state attenti se fate queste cose perché qua dovrebbe essere tutto isolato. Allora, ho messo quelle isolante in fondo rotondo, vedete questo, per non far toccare i componenti su quel pezzo qua che è di alluminio ma non è verniciato, mentre invece questo è un alluminio verniciato. Non avendo la possibilità di mettere ancora il suo involucro perché non abbiamo più il collegamento sulle due polarità del filetto, utilizzerò questo sistema facendo molta attenzione. Anzi, prenderò un pezzo di carta. Ok, prenderò un pezzo di cartone per sicurezza, siccome che è presente il 220, e lo metterò dentro così. Ok, così evito che vada a toccare. Spediamo un po' i fili. Ok, e ora collegherò il 220. Dopo aver collegato con un 2 Mammut il cavo 220 con una spina, faremo la prova. Allora, quando fate questi lavori fate molta attenzione, quando date corrente allontanatevi perché non si sa mai cosa può succedere. Ok, ora proverò ad alimentarla. Allontanatevi quando la alimentate perché non si sa mai se può scoppiare qualche componente essendo alimentato 220. Ok, vedete che funziona perfettamente. Non lampeggia più, quindi la lampada si può riparare. Vedete anche questo fatto dei condensatori che restano carichi e i led restano un po' accesi. Non so se si riesce a vedere. Diciamo che tutto si potrebbe fare, nel senso che si potrebbe trovare anche un sistema per togliere questa, poi saldare i fili, però quando un lavoro diventa troppo complicato, che devi buttare via parecchie ore per riuscire a trovare una soluzione, a questo punto è meglio comprare una lampada nuova.
Comunque la riparazione dell'elettronica si può fare. Ok, ora voglio fare l'ultima prova, voglio vedere a che tensione cominciano a accendersi i LED. Allora, spostiamo un po', sposto un po' verso di qua, così almeno. Ok, adesso siamo a 40 volt, non si sono ancora accesi. Ecco, cominciano a accendersi adesso che siamo a 43-44 volt. Non so se si vede, sì, si vede. Ok, aumentiamo. 45, 48 volt, ma non siamo ancora al massimo della luminosità. 50 volt potrebbe essere. Diciamo che siamo intorno ai 55-60 volt al massimo della luminosità. Quindi il piccolo, diciamo, convertitore o alimentatore, chiamatelo come volete, che c'è dentro nella lampada, che è questo, non fa nient'altro che trasformare la 220 in alternata in una tensione di 60 volt in continua. Dal circuito uscirà una tensione che varierà dai 40 ai 50-60 volt, diciamo con una corrente stabile, con una corrente fissa, di modo che i LED non subiscano variazioni di corrente, perché mantenendo la corrente fissa in ogni LED scorrerà sempre la stessa corrente, evitando, diciamo, che si brucino i LED. Se vi è piaciuto il video mettete un mi piace e iscrivetevi al canale.